Governance dell'intelligenza artificiale e stato agentico. Quello che segue è l'adattamento e la traduzione in lingua italiana dell'ultimo video di Greg Reese. Per i più attenti e volenterosi di approfondire, informo che sulla nutrita pagina Indice Alfabetico trovate l'interessantissimo lavoro dal titolo Perché le persone fanno quello che gli viene detto, esperimento Milgram. Mentre per tutti i video, anche quelli che non possono essere pubblicati su YouTube, sempre attraverso il prezioso Indice Alfabetico, trovate la voce Greg Reese Playlist completa. E qui è necessario iscriversi alla piattaforma Brighton, come è necessario essere iscritti a YouTube per vedere i video. Lo stato di agente è una condizione psicologica in cui gli individui si vedono come agenti che eseguono i desideri di una figura autoritaria. Questo concetto è stato esplorato negli esperimenti di obbedienza di Stanley Milgram, in cui i partecipanti somministravano dolorose scosse elettriche ad altri sotto la direzione di una figura autoritaria. Ai volontari è stato detto che stavano partecipando a una ricerca scientifica per migliorare la memoria. Potresti aprire e dirmi chi di voi è chi è, per favore? L'insegnante. Separati da uno schermo, l'insegnante poneva agli studenti delle domande in un gioco di parole e somministrava una scossa elettrica quando la risposta era sbagliata. Gli veniva detto di aumentare la tensione ad ogni risposta errata. Nuvola, cavallo, roccia, casa. Risposta? Sbagliato. 150 volt. Risposta voce. Sperimentale. Tutto qui? Tiratevi fuori di qui. Questi esperimenti hanno dimostrato che lo stato di agente porta a una perdita di responsabilità individuale. Le persone coinvolte credono di stare semplicemente seguendo gli ordini e stanno facendo la cosa giusta. C'è stato un tempo in cui gli uomini e le donne potevano dare una risposta pienamente umana a qualsiasi situazione, in cui potevano essere completamente assorbiti dal mondo come esseri umani. Ma ora, più spesso, le persone non riescono a vedere la situazione nel suo complesso, ma solo una piccola parte di essa. C'è una divisione del lavoro e le persone svolgono piccoli lavori ristretti e specializzati. E non possiamo agire senza una qualche forma di direzione dall'alto. Io lo chiamo stato di agente. L'individuo si arrende all'autorità e così facendo si aliena dalle proprie azioni. La persona ha una scelta, sceglie di diventare agente, ma una volta assunto il ruolo è quasi impossibile tornare indietro. Pubblicato a maggio di quest'anno dal Global Government Technology Center di Berlino, un rappresentante del World Economic Forum, il white paper sullo stato agentico delinea come l'IA agentica rinnoverà 10 livelli funzionali della pubblica amministrazione. Il white paper afferma che in un'epoca sempre più caratterizzata da crisi politiche, shock interconnessi e a cascata che vanno dalle pandemie a degli eventi meteorologici estremi, ad attacchi cyber fisici, instabilità finanziaria, campagne di disinformazione, persino guerra convenzionale, i modelli tradizionali di gestione delle crisi sono sotto pressione. Gli attori delle minacce si stanno già adattando, con l'IA possono automatizzare, scalare e personalizzare gli attacchi ad una velocità senza precedenti. I governi, al contrario, spesso operano con riflessi istituzionali plasmati per un modo più lento e lineare. Una delle proposte principali è quella chiamata infrastruttura di simulazione, in cui ad ogni livello viene assegnato un gemello virtuale e tutto ciò che facciamo verrà analizzato e simulato con l'idea che queste simulazioni possono essere utilizzate per conoscere le azioni future di un individuo o di un gruppo. Il rapporto afferma che quando una crisi inizia a manifestarsi, l'IA avvia i primi passi nella risposta alla crisi prima che le strutture umane coinvolte abbiano il tempo di reagire. Questi agenti lavoreranno insieme a sistemi fisici sempre più autonomi, come droni e robot, formando la spina dorsale di un'infrastruttura di crisi reattiva e adattiva. Il cofondatore di IA Oracle, Larry Ellison, spiega come potrebbe apparire questo nel prossimo futuro. Informo che, sempre attraverso il copioso indice alfabetico, trovate una versione più ampia di quanto segue, sempre da una traduzione di Greg Reese, cliccando sulla voce Trump, il secondo giorno del suo mandato, annuncia la griglia IA e le iniezioni di mRNA. La polizia si comporterà al meglio perché
registriamo costantemente, osserviamo e registriamo tutto ciò che succede. I cittadini si comporteranno al meglio perché registriamo e segnaliamo costantemente tutto ciò che accade. È inattaccabile. Non sono le persone a guardare quelle telecamere, è l'IA che guarda la telecamera. No, non si può fare. Un drone va là fuori, va molto più veloce di un'auto della polizia. Non c'è motivo, tra l'altro, per inseguimenti ad alta velocità. Non si dovrebbe avere inseguimenti ad alta velocità tra auto. Basta un drone che segue l'auto. Voglio dire, è molto molto semplice. È la nuova generazione di droni autonomi. And who are you, little fella? Come to show 'em where I am. Not nice. Report Greg Reese, traduzione, adattamento e voce Dino Tinelli.